veramente il posto perfetto dove iniziare a parlare di rum ed iniziare a parlare di rum della Velier. È un bellissimo cinema dove stiamo proiettando dei meravigliosi video dei produttori di Haiti, quindi i produttori di Clairen. E quando dico che è il migliore modo per iniziare a parlare, perché il Clairen e la ricerca che abbiamo fatto su Clairen davvero rappresenta l'identità di Velier, che da più di 30 anni si posiziona, diciamo, ma per passione più che per ragioni commerciali, si posiziona su la leadership, direi, globale a livello di qualità, di ricerca, di passione su qualsiasi cosa che possiamo chiamare rum o ha più senso chiamare distillato di canna da zucchero in generale. E adesso andremo a vedere di che cosa stiamo parlando, e quindi faremo oggi un viaggio per diciamo scoprire insieme tutte le diversità del rum, le diversità di questo distillato meraviglioso, a volte anche non facile da capire, proprio perché è globale, proprio perché è enorme nelle sue diversità, e quindi faremo questo viaggio un po' geografico, un po' storico, un po' culturale, un po' sociologico, e andremo a vedere tutte le diversità attraverso i marchi che distribuiamo. Cercheremo di spiegare in pochi secondi la diversità del rum. Il rum è una categoria enorme, globale soprattutto, credo che sia l'unico distillato globale tra tutti. La canna da zucchero, che è la materia prima, cresce, diciamo, in tutta la fascia tropicale del globo, e quindi abbiamo distillati di canna davvero in tutto il mondo, con enormi diversità di stile, di produzione, sia tecniche, voglio dire, di fermentazioni o distillazioni, ma soprattutto abbiamo enormi diversità culturali, enormi diversità di stile, di approccio a questo rum, e soprattutto, come sapete, il rum è sia non invecchiato, quindi cristallino, bianco, ma anche il rum invecchiato, chiaramente. E quindi il rum coinvolge molto più degli altri distillati una differenti possibilità proprio di consumo, vale a dire il sipping, come viene definito, quindi una degustazione più diciamo tecnica, più accademica, ma fino alla mixology, fino a diciamo una cocktaileria che può andare da il locale, diciamo il club, fino al grande cocktail bar. Dunque, Velier è l'unica azienda al mondo ad oggi specializzata non solo nell'importazione e nella distribuzione sul mercato italiano, ma specializzata nella ricerca e nelle selezioni. E dicevo, è l'unica azienda al mondo che fa un lavoro totalmente differente, questo da 30 anni, di ricerca ai Caraibi. Adesso vedremo alcuni dei prodotti che caratterizzano, diciamo, i più importanti risultati di questa ricerca, e vedrete che sono sempre partnership, sono risultati di partnership con le distillerie ai Caraibi. Significa che Velier non è un imbottigliatore indipendente come molti altri, dicevo, a livello di ricerca e di imbottigliamenti, ma Velier è quello che noi chiamiamo l'unico imbottigliatore dipendente. Vale a dire che è una definizione che abbiamo inventato da poco, ma per far capire che tutto ciò che noi facciamo in realtà sono dei co-bottling. Per esempio, ci stiamo avvicinando a una delle parti cuore di questo spazio. Qui entriamo se amate il rum riconoscerete certamente Nason, che è una delle distillerie più importanti di quello che riguarda i rum agricole, vale a dire i rum da puro succo di canna. Siamo in Martinica, e la distilleria Foursquare di Barbados, una distilleria che sta vincendo tutti i premi al mondo per qualità, non solo nella categoria rum, ma distillati in generale. Ed ecco bene, possiamo entrare e vedere che molti delle bottiglie che qui sono presenti sono appunto degli imbottigliamenti di Velier, ma di fatto in partnership sempre con queste distillerie. Tutto ciò che facciamo è davvero in condivisione con i mastri distillatori, diciamo, o comunque i proprietari di queste distillerie, e noi abbiamo, ecco, a causa di queste lunghe relazioni che abbiamo da molti anni, a causa del fatto che importiamo i loro prodotti, abbiamo la possibilità di fatto ad accedere a queste conversazioni che possono andare da la scelta dei barili insieme con il distillatore. Tutti questi barili, ricordo, sono
nei magazzini delle distillerie ai Caraibi, e possiamo anche avere delle conversazioni che riguardano la distillazione, vale a dire come possiamo fare una fermentazione differente solo per questi imbottigliamenti rispetto a quello che viene fatto, diciamo, ufficialmente dalla distilleria, sulle fermentazioni, sulla distillazione, sulla scelta dell'approccio da dare a determinati imbottigliamenti. Quindi, per esempio, stiamo parlando di alcune di queste bottiglie che oggi, proprio per questo prestigio, diciamo, questa unicità che contraddistingue Velier e queste partnership che ha Velier un po' in tutti i Caraibi, sono riconosciute a livello di valore, a livello di ricerca e anche a livello di collezionismo, per cui nel corso degli anni diciamo la cultura sul rum è cresciuta sempre di più, diciamo un po' per causa nostra, ma non solo ovviamente, e quindi oggi i collezionisti d'Italia ma di tutto il mondo riconoscono in queste bottiglie il valore che hanno, e in effetti in solo 3 mensole possiamo vedere degli imbottigliamenti che hanno oggi dei valori sulle aste online veramente esorbitanti, e sta sempre crescendo. Un'altra menzione a Nason: queste sono delle bottiglie, possiamo anche guardare il livello che Nason e non solo sta raggiungendo come qualità, come ricerca, come prestigio degli imbottigliamenti, ed è proprio per questo anche qui che in questo piccolo stand è concentrato davvero quello che è anche il futuro del rum, quello che è la riconoscibilità di questa categoria e la direzione che secondo noi almeno deve prendere. Hi, my name is Gregory, and I'm now running the family distillery since 28 years. Our philosophy is trying to be more transparent on our products and to have 100% natural products, which means we never had sugar or coloration. We have to have transparency for our customers.